insomma ne abbiamo fatto di strade. Adesso per gli eroi volontari c'è una relazione, l'ultima relazione, che è quella del nostro amico Stefano, che invito a venire, Stefano Calandra, è venuto oggi apposta per noi sul mio invito da Venezia, e con lui ha partecipato a diversi assisi nel vento. Qualche anno fa abbiamo fatto una relazione insieme, un dibattito tra lui, il famosissimo Giampaolo Giuliani, che era diciamo quel signore che previde il terremoto dell'Aquila attraverso le misurazioni del radon, che purtroppo fu incompreso, e adesso la storia di Giuliani è lunga, ve la racconterò un'altra volta. Mentre il professor Capitelli, che è cattedratico delle scienze e costruzioni di Torino, ha fatto diciamo delle rilevazioni del fondo, delle onde elettromagnetiche, onde acustiche, anche dei neutroni, e ha trovato anche lui un sistema per lavorare sui precursori sismici. Adesso cosa c'entrano gli asteroidi, le stelle con i precursori sismici? Una teoria che il nostro Stefano ci ha già esposto in passato, è una teoria che mette in relazione diciamo la Luna e il Sole soprattutto, ma anche i pianeti, con gli eventi tellurici sismici, a condizione però che questi accadano nella Terra, cioè non nel mare, e che ha avuto diciamo dei riscontri sperimentali, tanto da generare addirittura un'app con degli allarmi che hanno una certa percentuale, non è che azzeccano tutti quanti diciamo i terremoti che accadono al 100%, né diciamo possono essere ultra precisi sulla magnitudo, perché la magnitudo è un discorso molto importante, perché una magnitudo di 4 gradi può sembrare una cosa stupida, però se capita Ischia, dove c'è un certo sistema edilizio con una certa sicurezza, con un certo grado di sicurezza, può fare più danno. Un quarto grado che a Tokyo neanche si accorgono che c'è stato, per dire, no? Allora, la questione del terremoto è una questione lunga, lunghissima da spiegare, che una cosa è la prevenzione e una cosa è la previsione. Sulla prevenzione si è parlato tanto, si parla tanto, però noi in Italia, che insieme ai giapponesi, californiani, Taiwan, siamo gli specialisti sia in prevenzione che negli studi dei precursori sismici, sappiamo che l'Italia ha dei problemi strutturali per poter fare un certo tipo di prevenzione. Non si può, diciamo, abbiamo i centri storici fatti in un certo modo, non è che li puoi buttare giù per fare edifici sismici come in Giappone, abbiamo un'altra cultura in sostanza. Quindi fare prevenzione, cioè cercare con i precursori sismici di poter avere degli allarmi prima, è una scienza in evoluzione su cui stanno studiando tante persone al mondo. C'è stato solo un caso nella storia, è il 1970 in Cina. Alcuni studiosi, studiando alcuni fenomeni particolari, quali per esempio i fenomeni Geyser, eccetera, convinsero il prefetto di una città cinese di evacuarla, e in effetti il terremoto ci fu veramente, ed è stato l'unico caso nella storia in cui c'è stata un'evacuazione fatta, e che ha permesso di avere un numero molto ridotto di morti e di feriti. Ora è chiaro che la problematica è lunga, tu per fare prevenzione devi avere delle certezze molto forti. Io faccio sempre il caso dell'uomo di Hiroshima, l'uomo che visse a 2 bombe nucleari, perché disgraziatamente questa persona riuscì a scampare a Hiroshima, ebbe un presentimento, si buttò in una buca e si salvò, però insieme a molti superstiti fu portato a Nagasaki. Quando a Nagasaki avvenne il secondo terremoto, il secondo bomba atomica, lui ebbe la stessa percezione, si buttò di nuovo in una buca e rimase salvo. Passò una vita in ospedale ovviamente, perché prese tutti i peggiori mali, però ha significanza che diciamo, non è una cosa così semplice. Ammesso che noi riuscissimo anche ad avere un sistema di previsione dei terremoti, dobbiamo essere precisi, perché rischiamo di spostare anche le persone nel posto sbagliato. Allora, fatta questa premessa velocissima, adesso do la parola a Stefano. Ci sarebbe anche da parlare del pregiudizio galileiano, si sarebbe da tante cose, eccetera, però il tempo non c'è, e invece c'è il tempo di ascoltarti quanto hai preparato. Prego. Sto in piedi se non vi dispiace.
fatto il viaggio in macchina, volevo stare un attimo sgranchito, mi consente anche di vedere voi e di vedere lo schermo. Il mio nome, lo ripeto, grazie della presentazione a Claudio, Stefano Calandra, ho 53 anni, sono nato a Torino, laureato a Torino all'economia e commercio e astronomo per hobby da tanti anni e statistico un po' per i risultati della laurea. E nel 2016 inizio questi studi di correlazione fra le posizioni dei pianeti e i terremoti, quindi terremoti, movimenti tellurici in terra, non martemoti, non lunamoti, cioè non i sismi nei pianeti, ma l'influsso che questi pianeti qua hanno nei confronti nostri. Perché il 24 agosto 2016 ho aperto la mia app astronomica, che qualcuno di voi ha anche citato, Stellarium, e noto che i pianeti il giorno del terremoto di matrice sono in linea con la Terra. Cioè, quando ti si apre sul giorno, no? Poi dopo puoi scorrere i giorni, andare a vedere l'anno prima, l'anno dopo, ma quel giorno lì erano in linea. E siccome sul giornale c'era scritto matrice, terremoto, disastro, eccetera, io ho fatto semplicemente due, illuminazione. Da quel giorno sono cominciati per me, è cambiata un po' la vita, perché io ho fatto turismo, ho fatto altre cose, ho consulenza turistica, ho fondato l'associazione nazionale dei bed and breakfast, degli affittacamere in Italia, di categoria, ho fatto un lavoro adeguato alla mia laurea, però l'astronomia era nel mio sangue. Da quel giorno ho cominciato a guardare la bibliografia scientifica sulla correlazione fra pianeti e terremoti, perché non era possibile che i terremoti avvenissero, che quel terremoto avvenisse con i pianeti in linea. I pianeti in linea li trovi, 4 pianeti tutti in linea con la Terra, non fra di loro ma con la Terra, li trovi raramente. Si chiama, ovviamente sono dei cicli sinodici, no? Cioè dove i pianeti si allineano con la Terra, sono calcolabili in base alle leggi di Keplero, quindi sono anche programmabili per il futuro, cioè io so quando i prossimi pianeti saranno, quando i prossimi allineamenti avverranno, come so quando sono avvenuti, perché sono delle tavole, si chiamano effemeridi, di dati disponibili a tutti. Da quel giorno ho cominciato a studiare e ho capito una cosa fondamentale, che non c'è una letteratura specifica, moderna, contemporanea, aggiornata e avanzata su questo tipo di studi. Cos'è la forza di gravità? Ecco, il mio lavoro che ha portato all'app, quindi un percorso coraggioso, non sono passato dalla pubblicazione, sono passato prima dalla fine del lavoro, ho dato in mano agli utenti in via sperimentale, quelli che risiedono in zona sismica, un device per sapere prima che arrivi il terremoto che sta per arrivare il terremoto, con dei falsi allarmi. I falsi allarmi sono intorno al 3% della vita di una persona, cioè su un anno sono circa 8-9 giorni di alert in cui quei 9 giorni ti devi aspettare qualcosa, può essere che non succeda nulla, però fuori da quei 9 giorni, nell'85% statistico dei casi che ho studiato dei terremoti del passato, non dovrebbe accadere nulla. Cioè un sisma forte non accade, parliamo di sismi maggiori di 4,5 Richter. Quindi, domanda, è tollerabile avere un alert per 8-9 giorni all'anno per terremoti 4,5 Richter e magari solo in un giorno avere un terremoto e gli altri 8 no? Oppure anche addirittura il primo anno non avere proprio neanche un terremoto, quindi tutti falsi alert per 8 giorni, non tutte le 24 ore, alcune ore durante i giorni, e poi dal secondo anno avere un terremoto e saperlo 10 minuti prima. Ecco, secondo me è utile. Su questa idea qua io feci una previsione il 26 ottobre 2016, quindi non il 24 di agosto che ancora non avevo fatto niente, ma il 26 ottobre dello stesso anno ci fu il 26 e il 30 ottobre il terremoto di Norcia, più forte ancora di quello di Amatrice. Quando io feci la previsione al mattino del 26 e dissi guardate che nel pomeriggio i pianeti hanno la stessa conformazione, simile a quella di Amatrice del 24 agosto, più forte, più allineata, con forze gravitazionali maggiori, attenzione a Norcia, e alle 5 del pomeriggio UTC, cioè alle 7 di sera, avvenne il terremoto, io da quel momento mi cambiò la vita definitivamente, cioè ho capito che l'intuizione era giusta. Salvai 12 vite umane, quelle 12 vite che mi scrivono, che sono andato a trovare anche qualche anno fa, sono in piedi perché con in mano il telefono sono usciti di casa all'una di pranzo, io ho detto stanotte dormite in macchina e se sei di giorno fatevi 2 passi, ma fino a stasera non state in casa, quelle persone sono uscite e la casa le è crollata alle spalle. Allora è da lì che tu hai la motivazione, ok? Non è poi dopo ma che bravo, non c'entra, la motivazione è
posso salvare vite. Finita la premessa, si parte dalla forza gravitazionale. Lo diceva, ne parlava Newton, ne parlava in latino. Vires, quibus planeta primari, perpetuo, eccetera, eccetera, e parlava della quadrata distanziarum. Ok, quindi la forza di gravità si calcola come prodotto delle masse per la costante gravitazionale fratto il quadrato della distanza. Questa formula qui non era una formula che lui ha scritto, l'ha solo descritta in maniera qualitativa, in latino. Nei Principia si trovano. La forza di marea, vi dico queste cose perché poi sono concetti che mi servono per esprimere la scoperta che poi ho fatto successivamente. Qui a sinistra avete la forza gravitazionale. La Luna la esercita sulla Terra. Nel punto A la esercita un po' abbastanza, nel punto di centro della Terra un po' meno, nel punto B un po' meno ancora. Cioè più ti allontani, meno è forte la forza di gravità. No? Concetti elementari. Secondo quello che dice Newton, quello che scrive Newton, parliamo tra masse, tra punti di centri di massa in linea retta. Ok? In linea retta. Quindi, calcolando questo, io ho un punto B che è meno, ha una forza di gravità minore rispetto al punto A. Per la forza mareale diciamo è un pochino diverso il concetto. La forza mareale della Luna o di un qualunque corpo su nato si ottiene sottraendo alla gravità esercitata in ogni punto la gravità esercitata al centro. Quindi nel punto A io ho la gravità che la Luna mi esercita sul punto A meno quella che esercita fino al punto C e quindi c'è una risultante positiva. Sul punto C è nulla perché devo sottrarre se stessa, sul punto B è negativa perché se io sottraggo la gravità che c'è qui alla gravità maggiore che c'è nel centro ho un risultato negativo. Ecco perché allora abbiamo questo gonfiamento sul davanti della marea oceanica e sul dietro e non ai lati. Infatti Newton lo scrive in latino, guardate che il latino è una lingua, non serve che lo dica, fantastica perché è assolutamente, estremamente sintetica. Hic liquor per vices acceleratus et retardatus insisigis velocior erit in quadraturis tardior. Cosa vuol dire? De liquor, cioè il mare, gli oceani, per vices alternativamente si accelerano e si ritardano. Nelle sizige, cioè nella zona siziciale, per gli astronomi è quella proprio legata alle maree maggiori, quelle proprio in linea retta col corpo che le fa fare la marea, e le zone di quadratura, cioè le zone di 90 gradi, che sono dove è scritto low tide. Quindi lui in 4 parole ha detto la marea di volta in volta si ritarda o si contrae, si espande di più in zona siziciale, questa, piuttosto che nelle zone di quadratura. E il concetto del tuffatore, no? Che si butta giù, immaginatevi si butta una persona da un trampolino nella piscina, così in piedi, e la forza di gravità tira i piedi maggiormente che la testa in ogni momento della sua caduta. Questa è fisica, lo confermerà il professore. Insomma, si tratta di stirare maggiormente. Questa persona si stirerebbe se non fosse così poca la distanza fra i piedi e la testa, il nostro tuffatore si stirerebbe. Su grandi masse questo discorso funziona e si può apprezzare, quindi vuol dire che se io nel tempo zero ho i piedi che vengono tirati maggiormente dalla testa, qualcuno mi sta tirando i piedi e la testa un po' meno, ma questa è semplicemente la forza mareale che è fondamentalmente dal punto di vista della definizione non solo sorprendente dal punto di vista concettuale, ma è una variazione di attrazione fra due punti. Questa variazione, che se la facciamo come sulla forza gravitazionale non è altro che la derivata della sua distanza, fa venire fuori al denominatore un R quadro, cioè si misura non più con un rapporto con un quadrato della distanza, ma si misura con un cubo della distanza. Questa cosa permette di notare un fenomeno che magari per chi non conosce la fisica è abbastanza sorprendente, cioè il fatto che il Sole e la Luna hanno un'accelerazione di gravità molto diversa da quella che poi è la forza mareale esercitata. Il Sole esercita un'accelerazione di gravità, l'accelerazione sarebbe la forza di gravità esercitata dalla Luna senza considerare m della Terra, solamente gm fratto r3, cioè l'accelerazione di gravità di un corpo sull'altro senza considerare la massa del corpo passivo. L'accelerazione del Sole
è 166 volte l'accelerazione della Luna. Quindi vuol dire che abbiamo una forza di gravità molto maggiore del Sole, perché è molto grande, e la distanza più di tanto non toglie molto. Ma se andiamo a vedere le forze tidali, le forze mareali, la forza mareale del Sole è il 41% della forza mareale della Luna. Qui era 166 volte la forza gravitazionale, qui è solo il 41%, quindi meno della metà della forza tidale, della forza gravitazionale, della forza mareale della Luna. E per questo motivo si è pensato, e anche si è scritto molto in letteratura, sul fatto che Sole e Luna fossero poi effettivamente gli unici oggetti celesti dotati di sufficiente massa, tale da avere degli effetti mareali, e infatti è così, cioè Sole e Luna sono quelli che esercitano la loro maggior massa, guardate gli altri pianeti, 0,0, cioè mentre il Sole è il 41% della forza lunare come forza mareale, quindi capace di sollevare i mari e di spostarli, rispetto agli altri pianeti che veramente hanno un valore molto basso. Questo cosa significa? Che tutta la letteratura, questo è un articolo recente, scientifica, ha fondamentalmente concentrato la propria attenzione sul fatto che le maree marine e crostali, perché anche la crosta si alza, fossero dovute all'azione lunisolare. E l'ultimo articolo del 2020 che tratta questo in maniera abbastanza piena, abbastanza completa, è l'articolo scientifico scritto da Carlo Doglioni, che è il presidente di NGV, e da altri due ricercatori dell'Università Sapienza di Roma, Zaccagnino e Vespa, i quali parlano nell'articolo che l'innesco sismico deriverebbe dalla componente verticale delle maree di origine lunisolare. E l'hanno anche quantificata, cioè hanno detto che se assumiamo 0,48 kPa di sollecitazione orizzontale al passaggio del corpo di marea su un tempo di un anno, per 2 volte al giorno, perché la marea è duplice, ci sono 2 maree perché la Terra girando poi ha la marea degli antipodi dopo, e al passaggio del corpo di marea su un tempo per 2 volte al giorno per 300 anni risulterebbe un valore di circa 10 megapascal, che è nell'ordine di una cascata di stress, di una caduta di stress di un forte terremoto. Il terremoto avviene quando la soglia critica è raggiunta. Quindi se assumiamo su una superficie terrestre di circa 5.000 km un sollevamento di circa 30-40 cm della marea e un 10-20 cm di ampiezza di marea, ripeto, su un 5.000 km, anche noi oggi ci siamo alzati di 30-40 cm, non ce ne siamo accorti perché l'arco è molto grande, noi però ci siamo alzati e abbassati. E questa cosa avviene non solo per i mari, avviene anche per la crosta. Ma se questo è vero, allora vuol dire che le faglie si caricano nel tempo di questa energia qua. 0,48 kPa sono circa 0,48 Newton per metro quadro alla volta, al giorno, per i giorni, per i mesi, per gli anni, per i decenni, per i secoli. La faglia a un certo punto è critica, si spacca, si rompe e comincia a scivolare. Ma quando è che c'è quel momento? Ecco, qui in questo lavoro, ma neanche nei lavori precedenti, ed è quello che vi dicevo prima, nessuno ha quantificato la quantità di marea necessaria o il calcolo con una formula teorica che ci permetta di dire raggiunto quel risultato, quel valore gravitazionale o di marea, l'innesco sismico avvenga. Questo manca. Manca perché sappiamo cosa pompa il sistema, la marea orizzontale, no? Queste due maree al giorno, ok, carica le faglie, le carica, ma a un certo punto si rompono. Quando è che possiamo dire che avverrà il sisma? L'obiettivo quindi della mia ricerca è stato quello di trovare dei valori ricorrenti che potessero essere utilizzati ai fini previsionali, cioè dire troviamo un valore ricorrente della posizione degli astri e della loro forza gravitazionale esercitata. Sole e Luna erano i maggiori indiziati, ma se non avessi letto per caso questa parte della Naturalis Historia di Plinio è morto nel 79 d.C. ed era un generale romano che per salvare la popolazione di Ercolano che fuggiva dall'eruzione del Vesuvio, quella famosa, e per cercare di salvare queste bambini, queste mamme, con una galea romana, si avvicinandosi troppo alla costa e non vedendo più nulla perché era completamente buio, i lapilli, il fuoco, le ceneri hanno ricoperto tutto, fino a che lui si è schiantato con la galea contro le rocce di Miseno, morendo, ma aveva scritto nel frattempo, aveva avuto il tempo di scrivere una grande enciclopedia per l'antichità, che è il Naturalis Historia, qualcuno la conoscerà, dove dentro c'è un po' di tutto, un po' tutto il sapere del tempo, qualitativo anche qui, niente formule, si tramandavano tradizioni, in particolare una tradizione babilonese riportata
nel libro secondo e nel capitolo 53 e 81, si dice Babyloniorum placita et motus terrae etusque, qua cetera omnia siderum vi extimant fieri, sed illorum trium quibus fulminat signant fierautem miantium cum sole, aut congruentium et maxime circa quadrata mundi. Cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono 3 pianeti, secondo le credenze babilonesi, che sono i 3 pianeti più grandi esterni all'orbita della Terra, no? Marte, Saturno e Giove, tutti e 3 esterni, che avrebbero, diciamo, non solo il potere di scatenare i fulmini con la loro posizione, e qui si vedono richiamati in questa parte del testo, ma che anche sarebbero in grado di innescare terremoti. Se non avessi letto questo, avrei creduto anch'io che quello che si diceva, cioè che la letteratura giustamente attuale mettesse fra le principali cause il Sole e la Luna come cause principali e uniche dei terremoti. D'altra parte, ripeto, come si fa a discutere con dei ricercatori anche in chiave moderna quando abbiamo dei risultati dove tutta la forza gravitazionale esercitata, il totale della forza gravitazionale esercitata al perigeo, quindi nel punto più vicino della Terra, se noi la calcolassimo in maniera teorica, abbiamo un 3,69 elevato alla 22esimo ordine, che ci dice che questa è la massima gravità esercitata. Tutti gli altri numeri, tutti gli altri pianeti, escluso il Sole e la Luna, hanno dei valori infinitesimi. Se non avessi letto Plinio, sarei rimasto anch'io l'idea che Sole e Luna, avrei magari calcolato inutilmente per anni la forza gravitazionale di Sole e Luna cercando di capire cosa succedeva nel momento del terremoto. Qui abbiamo il 6.1 di un mese di rilevazione, su questo grafico avete a scissa un mese di rilevazione, questo è il 6 aprile 2009, il terremoto dell'Aquila. Che succede dal punto di vista gravitazionale lì, nell'intorno del terremoto di 6.1? Qui non lo leggete, ma siamo appunto a circa 3,5, 3,6 e alla 22. Qui a destra abbiamo le magnitudo del terremoto e questa qua è il grafico dell'andamento gravitazionale, cioè di questa misura come varia nel tempo, che oscilla perché la Terra gira chiaramente. Adesso lo vediamo un po' più nel dettaglio. Qui nelle 12 ore la Terra passa, se io mi trovo qua con l'Italia, se io mi trovo qui, dopo 12 ore mi trovo qui, dopo altre 12 ore mi trovo qui, dopo 6 ore mi trovo qui. Quindi se io parto da qua, dopo 12 ore mi ritrovo ad avere più o meno lo stesso effetto gravitazionale, leggermente meno, ma qui non si apprezza, sicuramente un effetto gravitazionale maggiore di quello che ho dopo 6 ore, perché dopo 6 ore crolla, ok? Quindi basso, alto, perché io prima sono qua, poi sono qua, poi sono qua, poi sono qua. Qui abbiamo detto che l'effetto gravitazionale e mareale è molto basso. Quindi il senso di questa curva di un mese è tale per cui vi sto spiegando come funziona. Ma da qui cosa si capisce? Cioè, come faccio a capire se intorno al 6.1 dell'Aquila c'era una situazione gravitazionale particolare rispetto ad altri punti del mese? Da cosa si capisce? Non voglio fare a lunga, cioè ditemi se vi interessa, perché altrimenti passo alle conclusioni. Ok, io sono breve, sarò breve, ancora un quarto d'ora, ma insomma. La nuova ipotesi, che a quel punto ho dovuto per forza cercare di calcolare, e ho avuto la fortuna di trovare un informatico che mi ha fatto un bel programma di calcolo delle posizioni dei pianeti, e misura non tanto i valori assoluti, ok, quei valori cioè che intorno al sisma assumono i pianeti, perché abbiamo detto che i pianeti hanno dei valori molto bassi, quindi non è lì che devo cercare. Ho pensato di cercare la deviazione standard dei valori, cioè cosa accade nelle 24 ore prima, cosa accade nelle 24 ore dopo, cosa accade nelle 24 ore intorno. Quindi prendo i valori gravitazionali, ne faccio lo scarto quadratico, la deviazione standard, ne calcolo la deviazione standard delle 24 ore dopo, calcolo la deviazione standard dei due valori trovati, calcolo la deviazione standard delle 24 ore intorno. Ok? Questi sono i calcoli che ho fatto. Non vado più quindi a cercare per tutti i terremoti ne ho analizzati 200, tutti maggiori di 4.3, dal 1600 a oggi, sugli annali normali che si trovano dei terremoti sul catalogo italiano dei terremoti, e ho analizzato quindi ciò che accadeva intorno al terremoto e nel mese precedente, nelle 3 settimane precedenti, nella settimana successiva. Quindi come metodo, come modello di calcolo,
spiazzo il terremoto a circa 3/4 del grafico, ok? Quindi 3 settimane ce le ho prima, una settimana ce l'ho dopo. E allo stesso modo l'ho fatto sia per calcolare il sigma dell'ora delle 24 ore prima e delle 24 ore dopo, sia per il sigma delle 24 ore intorno al sisma. Cosa ho trovato? Ho trovato che il 90% dei valori del parametro A, per esempio, il primo parametro, quello che appunto misurava le 24 ore prima e 24 ore dopo, si piazzano con dei numeri indice, dei numeri d'ordine di 6 o 7 su un massimo di 16. 16 sono i valori sigma che prendo in 2 giorni, perché ogni 48 ore prendo un valore, su un mese sono 16 volte che posso prendere questo valore, quindi il 16 è il massimo numero d'ordine, e dico, ma intorno al terremoto quale numero d'ordine avevo? Cioè intorno al 6.1, quale del primo parametro di 48 ore, che numero d'ordine avevo su 16? Il 90% dei terremoti, di 200 terremoti che ho analizzato, mi dava un numero d'ordine di 6 o 7, cioè come grandezza, cioè i primi 6 o i primi 7 valori erano sempre del 90% dei terremoti. Tutti gli altri terremoti, pochi, hanno avuto valori più alti di sigma, quindi vuol dire che il sigma molto basso significa che la variazione di quella curva che abbiamo visto prima, ok, questa variazione qua, è molto bassa, molto piccola, cioè vuol dire che rispetto alle altre zone, le altre parti del grafico, di un mese di grafico, questo mese qua che abbiamo visto prima, scusate, torno un attimo indietro, ecco, rispetto a un mese, qui intorno succede qualcosa di diverso, qui intorno i valori sono più stabili, scrivo qua sopra stabilità e instabilità. In realtà il valore sigma che mi calcola il numero d'ordine è sia per il massimo che per il minimo, dopo lo vediamo in conclusione, si tratta di valori più stabili o meno stabili, quindi i valori più bassi o più alti del mese. Intorno al terremoto dell'Aquila e degli altri 199 terremoti che ho analizzato, ho trovato un valore ricorrente, ossia un numero d'ordine che era sempre molto basso e che mi permetteva di costruire una curva, questa curva col grafico che ha un nome di Pareto, la curva di Pareto, che mi permette di dire che se abbiamo 6 come numero indice su 16 per un terremoto, abbiamo il 38% della probabilità che 9 terremoti, la probabilità che 9 terremoti su 10, cioè il 90%, si inneschino con i primi 6 su 16 numeri d'ordine in un terremoto. Ma se questo accade per tutte le volte che ho fatto l'esame, cioè 200 terremoti, la probabilità scende, la probabilità che ciò fosse possibile scende a 6,40 con 86 zeri davanti. Cioè è una probabilità talmente bassa che non può essere casuale il fatto che io in tutti i 200 terremoti ho avuto dei numeri d'ordine così bassi. Ecco che allora, da lì ho capito che la strada che avevo imboccato sul sigma era giusta. Ancora più eclatante l'altro parametro, quello delle 24 ore intorno al sisma, il 90% dei terremoti mi capita con un numero d'ordine di 24 su 720. 720 sono le ore in un mese, il parametro è orario, quindi ogni ora è un punto. Mi è sempre capitato di avere nel 90% dei terremoti su 200 terremoti il 24esimo ordine da 1 a 720 o più basso. Vedete che addirittura i primi 6 numeri d'ordine su 720 hanno riguardato il 50% dei terremoti. Quindi vuol dire che il sigma intorno al tempo del sisma era bassissimo, e qui la percentuale che ciò accadesse, immaginatevi un'urna dove io prendo una pallina e prendo il numero, ne prendo una e la rimetto dentro, ne prendo un'altra, prendo il numero e la rimetto dentro. Si chiama estrazione bernoulliana casuale. Questa cosa su 200 terremoti è capitato che io avessi preso su 720 palline sempre le prime 24. Questa è una probabilità bassissima, quindi vuol dire che il fenomeno, questo tipo di statistica, ti indica che è una ricorrenza non casuale dei valori della deviazione standard del parametro calcolato sulle 24 ore e sulle 48 ore. La cosa più importante di tutte non è tanto la probabilità, ma è la distribuzione. Questi valori del sigma si distribuiscono secondo delle leggi, diciamo, di distribuzione teorica. Io ho fatto 3 linee di analisi, ho analizzato il sigma della forza di gravità di tutti i 9 astri, Sole, Luna e pianeti. Una seconda linea di analisi, il sigma soltanto di Sole e Luna, esercitata nei confronti della Terra,
e una terza linea di analisi solo la forza di gravità dei 7 astri, quindi i 7 pianeti, esclusi Sole e Luna. Vi ricordo subito che il risultato è stato che ha prevalso come qualità di dati, come regressione diciamo, sulla curva, i valori della terza linea, cioè quella dei 7 astri escludendo Sole e Luna. Quindi abbiamo un grafico, qui per esempio quello che è venuto fuori, una polinomiale per i valori, quindi un sigma, non so, 0,0003 è il valore, numero indice abbiamo detto che era quello che abbiamo visto prima con i numeri indice, sono invece da 1 per quanto riguarda il parametro A, da 1 a 16. I valori indice sono distribuiti secondo una curva anche questa polinomiale. Cosa che conta qui? Conta R. R sarebbe il coefficiente di regressione, perché conosce un po' la matematica, più è vicino a 1 e più ti dice che i dati che hai trovato sono assimilabili a una curva teorica, quindi descrivibile con una legge. Ok? Quindi il miglior valore, il miglior R che ho trovato, R quadro che ho trovato, è stato quello dei 7 astri esclusi Sole e Luna. Faccio vedere i risultati, e sono proprio quei pianeti, cioè proprio la soluzione dei pianeti con meno forza di gravità. Cioè alla fine il valore che hanno loro non è tanto sul valore assoluto della forza di gravità, ma è sul sigma. Tant'è che il loro R quadro, come si distribuiscono questi valori, su una curva teorica polinomiale nota, è migliore rispetto alle altre due soluzioni, cioè ai 9 astri o a solo Sole e Luna. Ecco che allora viene fuori una cosa del genere, dove io ho una tabella dove io ho calcolato l'R quadro, ok, R quadro, di tutti i pianeti del solo Sole e Luna o di tutti i pianeti senza Sole e Luna. Quei famosi Sole e Luna che tutti quanti gli articoli dicono che sono le masse più importanti, giustamente, che esercitano un potenziale rischio sismico. No. Il potenziale rischio sismico è maggiormente calcolabile in questo modo. Guardate la colonna che ne viene fuori, vedete 90979, il valore che abbiamo visto prima, e riguarda i valori indice. 0959 sono i valori, invece, proprio valori non indice, ma i valori 0,00 che è il sigma, il valore del sigma, e questi valori si distribuiscono secondo curve o polinomiali o logaritmiche, quindi sono assimilabili, con un R quadro che è vicinissimo a 1. Quindi questa è la colonna vincente. Ho calcolato il parametro A, il parametro B e poi anche come il tempo allertato, perché quando ho individuato l'R quadro e mi dà quella striscetta, ma quella striscetta lì su un mese quanto occupa? Cioè ai fini previsionali, no? Posso dire che occupa molto, occupa poco, come si distribuisce questa percentuale di tempo occupato? Guardate qua, questo 0,999, cioè 1, è la perfezione della distribuzione dei risultati del tempo occupato in percentuale da queste fasce rosa che avete visto intorno al sisma, di tempo con quella regola, per quanto riguarda la linea di analisi tutti i pianeti senza Sole e Luna, praticamente 1. Eccola qua. Questa è la formuletta. Se io adesso faccio una previsione su un 201esimo terremoto futuro, si piazzerà su questa curva. Potrò calcolare con questa formula la posizione, cioè diventa un fenomeno non più casuale, capite? Ma è un fenomeno prevedibile. Ma non lo dico io, lo dice la matematica e la fisica. Quindi la linea di analisi che esclude Sole e Luna è quella che vince, proprio il contrario di quanto si è detto fino adesso. L'R quadro 0999. Bene, cosa manca? Lo devo fare. Non ho un istituto dietro, ci metterò un po', ma devo calcolare questo. Aveva ragione Plinio, cioè l'R quadro della forza gravitazionale di Sole, Marte, Giove e Saturno nei confronti della Terra è solo di loro. Sarà migliore di tutti i pianeti? Secondo i babilonesi sì, secondo me lo dobbiamo vedere, ma lo dovrò fare perché io seguendo quella linea che sto trovando i risultati, cioè mi sono già liberato di Sole e Luna. Proviamo a liberarci adesso di Mercurio, di Venere e di altri pianeti. Andiamo a concentrarci su quelli, ve lo saprò dire in una prossima puntata. Questo è quello che è il risultato dell'Aquila, vedete il tempo occupato da questo tipo di risultato con un parametro A come secondo numero su 16,
secondo numero d'ordine, parametro B addirittura il primo su 720, cioè il sigma più basso nelle 24 ore di tutto il mese, è il 6%, il tempo occupato è il 6%, questa fascetta qua è il 6% del totale. Vediamo un altro esempio, questo è lo stretto di Messina, 1908, un 7.1 Richter, il tempo occupato è il 17%, per trovare la fascia di forza gravitazionale, del sigma della forza gravitazionale che ha interessato quel momento lì, ho dovuto mettere un valore sigma al secondo numero d'ordine su 16, un valore sigma dell'altro parametro di 3 su 720. Vediamo ad esempio il terzo, a matrice, il 24 agosto, come è successo, vedete quella striscetta lì, grazie a un parametro A pari a 2 su 16 e B pari a 2 su 720, col solo 7% di tempo su un mese, io ho potuto individuare il momento del terremoto. Termino. Allora, praticamente questo qui è l'abstract graphical abstract del lavoro che sto facendo per una rivista Earth, Planet and Moon, che è una rivista americana che dovrebbe accogliere il mio scritto, e partendo dalla forza di gravità esercitata dai pianeti, questa si esercita, abbiamo detto, si esercita con una moderata sigma, una moderata deviazione standard delle forze gravitazionali, sia nelle 24 ore che nelle 48 ore. Quello che si esercita è una bassa lack of seismic triggering, cioè una mancanza di sismicità, cioè la faglia non si muove. Sotto avete praticamente, scusate non l'ho detto, questo è il ground, quindi il terreno, il piano di campagna, questa è la forma della faglia che scorre in questo senso, questa è l'onda di marea, di quei 40 cm, 20-40 cm che abbiamo detto, su un orizzonte di 5.000 km. Questi sono i pianeti, questa è la forza gravitazionale che simbolicamente, ho detto, quando è moderata non muove niente, quando invece la forza gravitazionale è o forte nelle 24 o 48 ore, oppure debole nelle 24 o 48 ore, quindi non moderata, ma siamo agli estremi, o molto alta o molto bassa nell'ambito del mese, sempre nell'ambito del mese, abbiamo un triggering, quindi abbiamo una possibilità di movimento della faglia, cioè quindi vuol dire che la faglia scorrerà in alto o in basso, a destra o a sinistra, in base al tipo di faglia in cui ci troviamo, e il terremoto potrebbe avvenire. Quali sono le implicazioni pratiche di questi risultati? L'algoritmo della deviazione standard della forza gravitazionale risultanti si trova nella timeline del rischio sismico dell'app che ho pubblicato, l'app EcoForecast, cioè uno degli algoritmi, non l'unico, che informa questa fascia, questa timeline. Nell'arco di un mese avete i periodi a rischio, quindi non parliamo del passato, parliamo del futuro adesso. Noi siamo qui più o meno il 23, siamo qui, questa stellina l'ho fatta ieri, quindi siamo più o meno qui. Dal giorno 25 al giorno 28 abbiamo qualche giorno di rischio, quindi se avverrà un terremoto potrà venire un terremoto al massimo di 4.3 Richter, che è quello che diceva prima Claudio, cioè la magnitudo esatta non la possiamo determinare, ma statisticamente sappiamo, in base ai terremoti del passato, a cui abbiamo abbinato questi numeri gravitazionali, facendo un abbinamento proprio numerico, che la magnitudo maggiore che potrà avvenire con le forze gravitazionali in essere è 4.3. Se la faglia è carica, se è in zona di stress, perché se non lo è, si tratterà semplicemente di un falso alert. Questi due qua sono stati falsi alert, hanno occupato un certo tempo, comunque tutti abbastanza bassi, questo 4.6 è avvenuto, in realtà sono avvenuti 3 terremoti molto forti in questa fascia, in Pacifico, dall'altra parte gli antipodi. Non ci interessano, ma mi interessano astronomicamente, perché vuol dire che per il discorso delle maree che vi ho fatto prima, ciò che avviene qua o in Nuova Zelanda, essendo gli antipodi, mi interessa. E quello che è successo da quelle parti. Come diceva prima la professoressa Parisi, tutto è modellizzabile a questo mondo, e quindi io ho cercato un modello che potesse essere utilizzabile per noi cittadini e l'ho dato in mano non alle istituzioni che non mi hanno ascoltato, non mi ascoltano per adesso, lo capisco, non faccio un torto, l'ho dato in mano ai cittadini. Ogni cittadino adesso ha la sua app, ha la sua appunto georeferenziato, riceve l'alert alcune ore prima di un potenziale terremoto, sopra i 4.5 Richter lo riceverà per 6, 7, 8 giorni all'anno, il che è sostenibile, sapendo che o non accade nulla, ma se accade soltanto in quei momenti. Quindi si trova qui la timeline nel menu dell'app,
E sappiamo che il 201esimo terremoto, uno di questi, si collocherà in uno di questi punti della curva polinomiale, il che vuol dire che il software è in grado di calcolarlo, calcolare il tempo, calcolare anche il luogo, calcolare la magnitudo, in base ai dati statistici. Oggi vi ho parlato esclusivamente di un algoritmo, quello del tempo. Altri algoritmi descrivono e ricostruiscono la magnitudo massima e il luogo geografico in cui avverrà il terremoto. Ecco, ho finito, qui avete il QR code della App Store su Google Play se volete scaricarvela, e qui avete il QR code della slide di oggi. Grazie.